10 modi per avere una casa Hygge. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Cosa significa la parola Hygge? O meglio, forse è giusto dire Hygge. Credo di aver sbagliato anche in questo caso la pronuncia, quindi gli amici danesi non si arrabbino. Cosa significa Hygge? È una parola difficile da descrivere. Hygge significa un sentimento, un'atmosfera sociale, un'azione correlata al senso di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità. Il concetto di Hygge non ha come fine la ricerca di una felicità momentanea, bensì di una felicità quotidiana che contribuisce a generare un senso di appagamento nel lungo periodo. Secondo un sondaggio dell'Unione Europea, i cittadini danesi sono i più felici del mondo. Le ragioni saranno certamente molteplici, e allora perché non prendere spunto da loro? Mi rendo conto perfettamente che la situazione italiana è completamente diversa, non possiamo paragonare l'Italia alla Danimarca, ma è anche vero che siamo tutti esseri umani, siamo esseri civilizzati e quindi siamo in Europa, non siamo poi così tanto distanti dai nostri fratelli danesi. Dove possiamo prendere ispirazione? Come possiamo migliorare il nostro ambiente, lo spazio in cui viviamo tutti i giorni? In questo video quindi scopriremo 10 modi per avere una casa accogliente, curata e soprattutto comoda. Se questo argomento vi interessa, fatemelo sapere con un pollice in su, e per tutti i nuovi arrivati, mi raccomando, per non perdere i video futuri, vi invito ad iscrivervi al canale. Come possiamo inserire nella nostra casa degli elementi che vadano a migliorare il nostro stile di vita, che vadano a sollevare il nostro umore? Ed ecco che ritorna il concetto di cura, del prendersi cura dello spazio in cui viviamo. Lo dico spessissimo qui sul canale. Quanto è importante dare valore, dare un senso allo spazio in cui viviamo. Uno dei libri più carini e simpatici da leggere che vi consiglio è Hygge, la via danese alla felicità. Lo lessi forse 3 o 4 anni fa quando mia figlia faceva il corso di nuoto, e mentre l'aspettavo leggevo questo libro. È un libro molto leggero, scorrevole, lo leggete veramente in un pomeriggio, ma serve a dare molti spunti, e siccome io adoro tutti i contenuti che vanno a innalzare il mio stile di vita e anche sollevare il mio spirito, ho pensato finalmente di fare un video ispirato a questo libro. Ovviamente non dico di trasformarvi in perfetti danesi, assolutamente, però prendere qualcosa da adattare al nostro stile di vita. Non dobbiamo essere come dei robot tutti uguali, tutti con la lampada danese, tutti con le lampadine a luce calda, assolutamente no. In base a quello che è il nostro modo di vivere, in base a quelle che sono le nostre abitudini, c'è qualcosa che noi possiamo fare per migliorarle ancora di più? Gli ultimi 2 anni sono stati davvero incredibili per la nostra società. Quanti giorni, quante ore siamo rimasti in casa, tantissimo tempo. E allora spero a maggior ragione che questo video sia ancora più utile per rendere il nostro spazio, che a volte è un po' angusto, a volte sono spazi piccoli, e soprattutto se siamo una famiglia abbastanza numerosa, non è semplice ricavarsi un proprio spazio in un ambiente che non è esattamente grande. Il segreto è tornare un po' bambini. Io ricordo quando ero piccola che mi piaceva l'atmosfera. Mamma, vado in quell'angolino che c'è una bella atmosfera, c'è una bella luce, mi ricordo, le dicevo. Oppure quando i bambini fanno la tenda, magari con delle lenzuola, fanno il fortino, vanno sotto, si accendono una lucina, leggono il libro. Ecco, Hygge è proprio quella sensazione lì. Credo di aver capito, Poi se qualcuno vuole integrare qualcosa, assolutamente lo faccia qui sotto nella sezione commenti. È un sentimento, è una voglia di star bene con le persone che amiamo. Come ad esempio il primo punto, arriviamo al primo punto, preparare un dolce, preparare una pietanza che magari richiede anche diverse ore e impegno nella preparazione, e poi regalarla a un amico, a un parente, a una persona che amiamo. Quindi assolutamente sì ai dolci fatti in casa, magari delle ricette che richiedano più mani, quindi magari ci facciamo anche aiutare dai nostri figli o da un amico o da chi vogliamo.
nella nostra cucina, avere sempre una torta pronta, com'è bello avere sempre la torta pronta che i nostri figli arrivano, prendono una fetta, chiudono il coperchio, è proprio una sensazione di accoglienza, di casa. Secondo punto, importante, non fondamentale, però importante per la filosofia Hygge, sono le candele, quindi candele quelle che preferite, però possibilmente candele naturali, quindi a base di oli essenziali, queste candele vegan che adesso vediamo tanto di moda, a maggior ragione usiamole. Le candele creano immediatamente un'atmosfera speciale. Ci colleghiamo al terzo punto, il fuoco. Se non avete il camino, l'ideale è appunto il camino acceso, che atmosfera meravigliosa. Ma se non abbiamo il camino possiamo benissimo mettere un bello screensaver sulla nostra TV. Adesso ho visto che anche Netflix ha questi screensaver fuoco acceso. Provate a vedere, se voi avete Netflix andate a vedere caminetto acceso, almeno fino al mese scorso c'era. E magari mettete questo screensaver e leggete un buon libro. Quarto punto, le coperte, l'importanza dei plaid e delle coperte, la sensazione di comfort, di calduccio. Nella filosofia Hygge è importantissimo dare una sensazione di calore sia visiva che fisica. È per questo che è suggerito l'uso delle lampadine a luce calda. Lampade in stile nordico con lampadine a luce calda che creino un'atmosfera particolare. E a proposito di lampade vorrei segnalare una realtà tutta fiorentina. Questo bravo artigiano che crea queste lampade in legno fatte a mano, bellissime, Fulcro Firenze. Non vengo pagata per parlare di queste belle lampade, lo faccio volentieri perché sapete che io amo parlare delle realtà fiorentine, soprattutto delle piccole realtà. E quindi le lampade Fulcro sono in vari modelli, vi invito a seguire su Etsy dove c'è il loro negozio online Michelangelo che crea queste bellissime lampade in puro stile Hygge, non so se gliel'ho mai detto, sono proprio Hygge queste lampade e quindi molto semplici, mi piace la forma geometrica, guardate che meraviglia, ci sono in più varianti e ci sono anche lampade da tavolo, questa si appende, io ancora non l'ho montata perché sono in fase di trasformazione della mia casa, ve l'ho già detto, e devo scegliere ancora il posto giusto per metterla. Seguite Fulcro Firenze. Il libro racconta che ci sono addirittura dei ristoranti, dei locali Hygge in Danimarca, ma credo che ce ne siano anche a Milano. Quindi assolutamente bandite quelle lampadine a luce fredda che danno un po' l'effetto di dentista, l'effetto di ospedale, quell'effetto un po' che ci irrigidisce. Quanto ci influenza la luce? La luce influisce tantissimo sul nostro umore. Ovviamente ho fatto una bacheca Pinterest che si chiama Ispirazione Casa Hygge, vi metto qua sotto il link nel box informazioni, potete andarla a vedere e trovare immediatamente lo spirito di casa accogliente. Su internet c'è un mondo dedicato all'Hygge. Un altro elemento fondamentale è una bella tazza, la nostra tazza preferita, può anche essere una bellissima tazza da tè all'inglese oppure una mug, una tazza all'americana, comunque tutti quegli oggetti, quegli elementi che creano calore, che creano un effetto di accoglienza. Quindi sì al tè caldo, alle tisane, alla cioccolata calda, tutto quello che ci fa stare bene. Di solito nella filosofia Hygge l'interior di una casa è nordico, quindi minimale, decorazioni molto semplici, linee pulite. Regnano sovrani quindi i colori neutri, i colori della natura, come ad esempio il beige, il bianco, il grigio, il marrone. E quindi ci saranno anche tanti mobili in legno, anche i materiali sono naturali. Questo mi sembra si ricolleghi un po' anche alla filosofia zen del Feng Shui.
E dulcis in fundo, ultimo punto importantissimo, non dimenticate di usare tappeti, cuscini, coperte, plaid, tende, tutti i tessili in fibre naturali che ci diano una sensazione di coccola, che ci diano una sensazione di calore, la sensazione del sentirsi al sicuro in casa, ad esempio mentre fuori piove, la sensazione di essere al caldo mentre fuori fa freddo, che poi è la sensazione del sentirsi al sicuro. Bene ragazzi, io spero di avervi dato un po' di ispirazione in queste giornate invernali molto fredde. Spero che il video vi sia piaciuto. Se questo argomento vi piace particolarmente, fatemelo sapere qui giù con un commento. Se ho dimenticato qualcosa, ovviamente sta a voi integrare questo video per renderlo completo. Io vi aspetto sui miei social se vogliamo fare due chiacchiere anche in privato. Se volete qualche consiglio, io sono disponibile, mi trovate sia su Instagram che su Facebook col nome Elena T. Io a questo punto vi rimando al prossimo video. Ciao!